Mister, alla vigilia lei ha definito l'Inter tra 5 o 6 favorite per la vittoria finale di questo torneo. Questo 4-0 è per certi versi un messaggio forte verso il resto della competizione? La conferma di quello di buono che stiamo facendo ultimamente, che la squadra continua a sistemare alcune cose che doveva far meglio e nel secondo tempo c'è stata anche un'eccezionale qualità nel gioco sulla tre quarti, nei fraseggi sullo stretto, colmati da delle belle giocate e da dei bei gol che il pubblico si merita. Abbiamo visto poi Matteo Politano che è entrato, ha segnato da subentrato con questo ruolo, mi corregga se sbaglio, un po' da falso 9. Lei aveva un po' annunciato questo, era piuttosto per far rifiatare Lautaro Martinez o perché lei voleva proprio sperimentare con Politano in questo ruolo? Un po' tutte e due, si vanno a prendere un po' tutte queste situazioni, però quello che diceva Riccardo mi è sembrato prima di aver capito è corretto, c'è sempre il rischio poi quando la partita ormai è direzionata, in questo momento qui ne abbiamo un paio che sono fuori in quel ruolo, per cui se si riesce a togliere quello che è il pericolo anche di un leggero infortunio è meglio. Allora abbiamo fatto questa scelta, anche se lui stava bene, voleva rimanere in campo perché poi voleva fare gol, tanto gli attaccanti vogliono sempre fare così. Abbiamo messo a posto, abbiamo finito in tranquillità senza dover poi avere ansia per quello che è la prossima partita. Studio per il mister. Sì, ciao Luciano. Ciao. No, si è evidenziato soprattutto nel primo tempo la tua presenza molto assidua su Cedric, no? Sulla fascia destra, che magari sbagliava dei tempi, sbagliava delle soluzioni, delle letture nell'inserimento anche e così via. Però c'è questa proprio particolarità nel far correre la palla sulle catene e questa difficoltà poi a guadagnare spazio in avanti. Prima ho detto a Skriniar che a volte uscendo centralmente su Brozovic e Vecino le cose sembra che vadano meglio, cioè nel senso riescono più velocemente a servire gli esterni e si crea più profondità. C'è un problema soprattutto, ripeto, sulla parte destra dove magari Cedric è appena arrivato, che Andreva ha giocato poco, soprattutto hanno giocato poco insieme, a uscire a destra e a creare diciamo profondità da quella parte. Dipende sempre dal tipo di sviluppo, però di solito il terzino ha due possibilità di ampiezza, ha un'ampiezza di costruzione quando è più vicino alla linea dei centrali e poi ha un'ampiezza più di inserimento quando poi va oltre quella che è la linea dell'attaccante esterno, perché tanto quando il centrale porta palla entra con la palla nella direzione centrodestra, poi l'attaccante esterno di sinistra sta sempre in copertura per questa palla giocata dritto per dritto sulla tre quarti, allora lascia un po' di più la possibilità di giocare sui piedi del terzino, l'attaccante esterno. In questo scegliere in che punto andarsi a mettere si deve migliorare qualcosa, però poi quello che diventa assolutamente pericoloso è quando subisci il 2 contro 1, che tu devi sempre andare a prendere quello più profondo, devi sempre prendere quello più largo e più alto della tua parte, perché se vai ad attaccare davanti con uno che ti attacca la bandierina poi diventa un buco che va coperto dallo scivolamento del centrale, allora dentro l'area di rigore poi rimane un centrale solo e questo diventa un po' pericoloso, per cui era il non subire gli attacchi allo spazio dietro le sue spalle che diventava fondamentale nel primo tempo.